Ciao a tutti, oggi siamo ad Imola e voglio farvi vedere in anteprima, diciamo ci tenevo a farvelo vedere subito dopo i primi giorni di utilizzo, questo Aovo Pro, il nuovo monopattino di Aovo che sinceramente è similissimo all'Aovo S1. Io avevo chiesto ad Aovo quali erano le novità, loro hanno detto ci sono tantissime novità rispetto all'S1, ma sinceramente io non ne ho trovate tantissime, se non la parte estetica che è più tendente al grigio. E poi dopo abbiamo un campanello super fighissimo che in realtà pensavo fosse tipo il freno posteriore. Avete presente che in MotoGP hanno il freno a dito e invece è un campanello ed è una vera figata. E poi invece il display che non è tanto visibile, forse adesso sulla telecamera si vede bene, ma in diurna non ha chissà che luminosità. E poi qui c'è il classico mollettone che va attaccato qua dietro sul parafango per poterlo richiudere. Poi in questi 3-4 giorni che sarò qui ad Imola lo proverò per bene, così mi faccio un'idea anche del chilometraggio e quant'altro, e poi vi faccio sapere. Ed eccoci finalmente a casa. È praticamente impossibile fare un video fuori all'esterno, si sente che siamo a casa. Cicale, basta, vi prego, cicale. Comunque torniamo a noi. Questo qui è l'Aovo Pro, come vi avevo già anticipato, è molto simile all'Aovo S1. Almeno a mio parere è una piccola perfezione tra tutti i monopattini Aovo che abbiamo visto ultimamente. Vi chiedo scusa fin da subito perché ho cancellato tutte le fasi dell'unboxing. Non so, dalla fretta ho formattato la memory card e quando sono andato a scaricare i dati del monopattino non avevo più i file dell'unboxing. Insomma, diciamo che l'imballaggio è sempre identico come tutti gli altri monopattini e l'assemblaggio questa volta era ancora più semplice perché basta avvitare le 4 viti poste lì sul manubrio e il monopattino è pronto all'uso, non c'è assolutamente nient'altro da fare. In dotazione c'è anche il suo alimentatore, sia compresa europea che americana. Poi c'è anche un cacciavite apposito per andare a evitare le 4 viti che vi ho detto poco fa. L'intera costruzione, il corpo è interamente in alluminio, ha delle ottime finiture, direi anche le saldature sono assolutamente ben fatte e il restante della costruzione è in plastica. L'unica cosa riscontrata è proprio sul parafango posteriore. Vabbè, è leggermente ricurvo, un po' intorto forse dal trasporto e non riesco più a raddrizzarlo, ma forse con le buche e quant'altro si è crepato, non so dove, non so come sia successo, ma si è crepato leggermente qui sulla base. Però direi che il parafango rimane comunque ben saldo. Le plastiche forse sono da rivedere. Comunque trasportabilità massima perché è un peso di 12 kg, sono assolutamente pochi e lo si può trasportare proprio ovunque, per quello l'ho trovato comodissimo, come anche la chiusura ripresa proprio dall'Aovo S1 che mi era piaciuto un sacco e bastano quei 3 secondi per richiudere il monopattino, caricarlo in macchina, scaricarlo, riaprirlo. Insomma, la comodità assoluta è proprio la trasportabilità di questo monopattino. Il motore è sempre lo stesso da 350 watt e non è neanche così tanto rumoroso, però direi che il rumore lo fa tutt'altro perché è dotato di gomme a nido d'ape da 8,5 pollici, quindi c'è un 0,5 in più rispetto agli altri monopattini, un pelino più grandi, e visto che le ruote sono così rigide, quando ci sono strade non perfettamente asfaltate direi che i buchi si sentono parecchio e si sentono anche i vari scricchioli delle plastiche soprattutto, quindi monopattino non rumoroso per quanto riguarda il motore, però tutto quanto si sente vibrare parecchio e si sentirà parecchio anche sulle gambe tutte queste vibrazioni. Anche se non sembra, perché se avete visto il manubrio è dotato solamente di una leva del freno, è dotato di 2 freni, freno elettronico sulla ruota anteriore e freno a disco sulla ruota posteriore. Il freno anteriore basterà premere leggermente la leva del freno e in automatico si azionerà il freno elettronico, e poi se si vuole far frenare il monopattino con entrambi i freni basterà premere un po' di più e così la pinza del freno a disco andrà a agganciare il disco del freno. Insomma, però frenata non così tanto efficiente, c'è sicuramente di meglio.
però vedrete che se ci prenderete la mano, come nel mio caso, quando andrete a frenare pinzerete proprio appena per attivare solamente il freno elettronico. Infine c'è il cavalletto che è posto dietro rispetto alla pedana dove si appoggiano i piedi, e l'ho trovato molto comodo e ben accessibile. Per quanto riguarda le funzioni, c'è un unico tasto centrale sulla parte inferiore del display. Premendo il tasto per 2 secondi lo si andrà ad accendere, e premendo una volta si cambia su 3 modalità: la modalità Eco, la modalità Comfort e la modalità Sport. Premendo 2 volte invece andrete ad accendere i fanali anteriore e posteriore, che rimarranno fissi. Ovviamente quando andrete a frenare si accenderà il LED posteriore. Questo accade anche se i fanali sono spenti. Non ci sono funzioni programmabili, ed il bello viene proprio con il collegamento con lo smartphone. Basterà scaricare una semplice applicazione dal proprio store che si chiama Mini Robot, sia per iOS che per Android. Per il collegamento basterà accendere il monopattino e in automatico lui avrà sempre il Bluetooth attivo. Aprite l'applicazione sullo smartphone, Bluetooth attivo, e se non vi rileva il monopattino attivate anche il GPS, così vedrete che verrà rilevato in pochissimi secondi. Oltre a visionare la velocità in tempo reale, si può bloccare il monopattino. Tiene bloccato solamente il freno elettronico, quindi non riuscirete a spostare il monopattino. Può essere una funzione che rende un po' più sicuro o meno il parcheggio del monopattino. Si possono accendere i fanali, disabilitare il cruise control ad una certa velocità, perché impostate voi, dopo una certa velocità potrete lasciare il cruise control attivo, tipo 10 km/h, mantenete sempre la stessa velocità e il cruise control si attiverà. Però oltre a vedere le statistiche effettuate complessive, statistiche parziali dei chilometri, potrete anche aumentare la velocità massima delle 3 modalità che vi ho citato prima. Quindi, prima cosa da fare, secondo voi cosa ho fatto? Nella modalità sport ho impostato subito 31 km/h di velocità massima. Diciamo che questa velocità massima la raggiunge praticamente sempre, 30 km/h la raggiunge sempre a qualsiasi percentuale della batteria. E infine una piccola chicca: si può selezionare se far partire il monopattino da fermo senza dargli una leggera spinta, quindi andrete a premere la levetta e il monopattino parte da fermo. Diciamo che una volta settata l'applicazione non verrà poi così tanto utilizzata, però è sempre buona per controllare le varie statistiche. Allora, come mi sono trovato con questo monopattino in questo mesetto d'utilizzo? Direi che il pregio più grande è la sua maneggevolezza, assolutamente, trasportabilità massima. Anche proprio nell'uso si sente che è un monopattino leggero, risponde molto bene alle manovre, sia a velocità sostenuta che contenuta. Ho cercato di abituarmi al manubrio così ristretto, mi sembra come gli altri, però mi ritrovo tipo posizionato così nell'uso, e quindi si perde leggermente un pochino l'equilibrio. Dopo più o meno 5-6 km andrete alla grande. Però vi dico che il manubrio così ristretto all'inizio ci dovrete prendere l'abitudine. Poi un'altra cosa, l'accelerazione l'ho trovata un pochino dolce, non così brusca come piace a me sinceramente, e questo va a giovare molto la durata della batteria. E proprio l'accelerazione è molto lineare, quindi non sentirete proprio quello strattone. Pian pianino lui accelera per arrivare alla velocità massima o quanto andrete a spingere sull'acceleratore. Poi ho riscontrato, sarà forse solamente il mio esemplare, l'acceleratore rimane leggermente incastrato. Ho provato anche ad andare a svitare leggermente l'acceleratore, ma tende ad incastrarsi sempre un pochino. Dovrete riaccompagnare l'acceleratore a inizio corsa, quindi attenzione che non si incastri. Comunque vedrete che è solamente un problema del mio esemplare, almeno spero. Sono riuscito a percorrere qualsiasi tipo di terreno, dall'asfalto allo sterrato. Avete visto anche voi, l'ho portato un po' ovunque. Infatti nel periodo di Imola sono andato nel parco di Imola, sulle strade ghiaiate, sterrate, sono andato un po' ovunque, così sono riuscito a sfruttarlo a pieno. E nemmeno le pendenze di 20 gradi circa, assolutamente non ci sono problemi. Ok, rallenterà un pochino, la velocità non sarà proprio così costante, però più o meno sui 15 km/h di una pendenza così direi che ce la fa alla grande. Quelli a fianco a me in bicicletta facevano molto più fatica di me. La batteria al suo interno è da 10,5 A, è sempre presente qua sotto al
pianale vi consente di effettuare una trentina di chilometri circa di media, più o meno andando a velocità sostenute senza guardare al consumo, modalità eco e quant'altro, quindi quasi 30 km ce la fa tranquillamente. E poi vi dicevo ampio pianale perché è veramente grande ed è quasi un monopattino da 2 persone. No, non si fa. Infine direi buona visibilità in notturna con il LED posto anteriormente lì sopra dal manubrio, anche se nella parte alta non punta così tanto in alto. Fanale posteriore sempre ottimo per la sicurezza. Beh, direi che non riesco a capire come ho fatto a rompere questo parafango. Queste due crepe proprio mi danno noia. Dite che forse non è un monopattino per l'off-road? Sarà questo il problema? L'ho fatto crepare con tutti i vari buchi, si è crepato, non mi ricordo nemmeno di averci posato sopra il piede perché cerco sempre di fare attenzione. Plastiche forse scadenti, non so, il caldo, non lo so, ma questo rimarrà comunque un mistero. Comunque, momento sincerità, quale preferisco tra gli ultimi monopattini provati? Perché ho provato solamente monopattini a ovo, quindi anche il Micro Go, il Bogist, sono sempre monopattini a ovo, vengono sempre dalla stessa azienda. E il Micro Go M5 rimane sempre il mio preferito, insomma il più scomodo, il più scorbutico, insomma mi piace tantissimo questo Micro Go che ha ancora, vi ripeto, problemi di batteria. Quando arriva a 2 tacche di batteria si spegne, quindi non ha una grandissima efficienza la sua batteria. Esatto, proprio così, è stato amore e odio fin dall'inizio, adesso continua ad essere amore. Questo Micro Go, non so, sebbene sia pieno di difetti, lo preferisco. Comunque questo a ovo si può acquistare direttamente sul proprio store. Sullo store a ovo viene ad un prezzo, si acquista sui 300 euro circa. Mi raccomando, guardate qua sotto in descrizione se è presente qualche codice sconto. Sicuramente prima della pubblicazione me lo farò mandare dal produttore. Invece si può anche acquistare direttamente sullo store di Amazon a 339 euro, almeno al momento ho visto che è a quel prezzo lì. Vedete voi se acquistarlo. Lo store a ovo è abbastanza affidabile, vi arriva circa in una settimana. Se non vi interessa avere quell'assicurazione in più di acquistare su Amazon, io personalmente vi consiglio di risparmiare un pochino e acquistare su a ovo. C'è sempre un pochino di assistenza che vi risponderà sempre nelle ore notturne, però tranquilli, l'assistenza c'è. Spero di fare anche un confronto con l'ultimo monopattino provato, il Bogist M3, quello un po' piccolino. Non ho ancora fatto, tra virgolette, il video test su strada e potrei fare proprio un confronto con questo e il Bogist. Insomma, stay tuned qui sempre su YouWin Blog e mi raccomando, sempre per qualsiasi altra informazione scrivete qui sotto nei commenti. Un salutone e alla prossima su YouWin Blog. Direi che questo monopattino è il più perfettino della famiglia.